Ragazzi, buongiorno, questa mattina ci salutiamo da Puerto Natales e proprio ora andiamo a fare un'escursione con la Tenerona. Questa volta scarica, ho lasciato le valigie ma sono quasi vuote per un discorso di protezione e di sicurezza in caso di caduta eccetera eccetera, ma sono praticamente vuote, quindi ho alleggerito la moto al massimo. Sopra la graticola ho lasciato questi due contenitori per avere a portata di mano cavalletto, macchina fotografica eccetera eccetera. Ora aspettiamo Sara, che come sempre è l'ultima del gruppo perché la Tenerona è sempre prontissima. Andiamo all'interno del parco Torre del Paine. Oggi sarà solo una perlustrazione del circuito stradale che possiamo compiere con la Tenerona, poi domani vedremo e vi aggiorneremo. Circuito che non è cortissimo e dovrebbe essere quasi nella sua totalità ripio, ma andiamo a controllare insieme in avanscoperta. Guardate quanto è figa la Tenerona, leggermente scarica, senza borsa da serbatoio, senza le due sacche enormi posteriori. L'ho spostata così e sembra una libellula, quando è un pachiderma comunque. Poi video pipponi sui sistemi di ancoraggio. Chiedo scusa, devo fare veramente tantissimi video tecnici, ma non ci crederete, non abbiamo tempo neanche con questo cambio di vita. Dobbiamo rallentare e rallenteremo, perlomeno ci proveremo. Altra cosa che non vi abbiamo detto, è freddo, molto freddo. Cancello automatico che non abbiamo neanche a casa. Vamos alla prima tappa che ci spetta oggi, benzina per la Tenerona, e poi andremo a dare un'occhiata alle diverse agenzie di autobus per conoscere i trasferimenti Puerto Natales Torres del Paine che dovremmo fare domani. Questa è l'entrata, ci mettiamo qua per andare a vedere. Vamos a chiedere. Bienvenidos. Laguna Amarga, sí, es la primera parada del día. Por la mañana, A las 7. El boleto tenemos que hacerlo ahora. Se compra acá. Se compra acá ahora. Un día antes, sí. ¿Podemos hacerlo ahora? Sí. ¿Necesitan para mañana? Dos por volver. De ahí mismo a las 19:45. En lo mismo lugar. Sí, a las 7:45 de la tarde. Biglietto fatto andata e ritorno 36.000 pesos. Per due persone. La partenza domani mattina alle 7, il ritorno da due punti diversi, Pudeto più a sud e Laguna Amarga più a nord, alle 7 di domani sera alle 7:45, per poi tornare qui a Puerto Natales. Abbiamo capito che qua costa tutto un botto. Prima tappa effettuata, seconda tappa, distributore a ora. La strada che finisce nel mare, ormai il Sud America ci ha abituati a questo tipo di panorami. Le statue sui lampioni come si buttassero. È una città che vive di turismo, è evidente, ha fondato tutta la sua economia sulla vicinanza con il Parco Nazionale Torres del Paine. Las Torres del Paine, che è un connubio di termine spagnolo, torres, le torri, e paine, che è un termine tehuelche, blu, che indica un po' il colore delle lagune che si incontrano appunto a Torres del Paine. Questa strada invece sembra catapultarci sulla montagna, quindi il contrario di buttarsi nel mare. Il signore che abbiamo incontrato ieri a Villa Tehuelche ci ha chiesto: andate in direzione di Natales, quindi Puerto Natales, comunemente chiamata Natales. Rifornimento appena fatto, vamos! Puerto Natales e il Melodonte. Un bradipo gigante che fu scoperto da un ricercatore scienziato alla fine del 1800, entrando in una cueva che si trova proprio all'interno del Parco Nazionale Torres del Paine. Avvistò un'enorme pelliccia, dagli studi venne fuori che quel bradipo aveva le dimensioni di un orso attuale. Spettacolo col sole! I'm
all'ipodromo di Puerto Natales. 3 chilometri di questa strada e poi entreremo là dentro e ci aspettiamo ripio. Tengo miedo. Il vento non manca mai, vero protagonista di un viaggio in Patagonia. Questo è il parcheggio della visita alla Cueva del Milodonte. Fin pavimento a 200 metri. Ci aspetta il ripio. Oggi però è diverso perché la Tenerona è molto più leggera, la sento totalmente diversa, anche con il vento laterale lungo la strada per arrivare fino a qua è tutta un'altra musica. Comunque non esageriamo perché poi mi conosco, quando magari le cose diventano più facili abbassi un po' la guardia ed è lì poi che vabbè, lasciamo perdere. Mi avete capito? È uno spettacolo, non sappiamo dove guardare. Da un lato le montagne ricoperte di vegetazione, dall'altro le montagne nevate. Anche se ho Sara dietro, con la moto quasi scarica veramente è molto più facile. Hai una sensazione totalmente diversa di sicurezza maggiore rispetto appunto a quando è tracarica da viaggio. Questo era anche scontato, ce lo sapevamo prima di partire. Infatti l'idea di questo cambio di vita è proprio fermarci parecchio tempo su un posto, scaricare la moto e girare con la moto scarica. Velocità di 60 km/h suggerita. La sensazione che stiamo avendo è quella di percorrere le strade quasi in perfetta solitudine, come se questo posto fosse sconosciuto ai più. In realtà è uno dei luoghi più turistici di tutto il Cile, proclamato come 8ª meraviglia del mondo e dal National Geographic come 5º luogo al mondo assolutamente da visitare. Si fa evidente la differenza tra la Patagonia argentina e quella cilena. Come possiamo vedere, la vegetazione di quella cilena è lussureggiante, comuna Torres del Paine. Questo è un parco nazionale che venne istituito nel 59 con il nome di Laguna Grey, per poi passare a Parco Nazionale Torres del Paine e ad essere dichiarato patrimonio della biosfera dall'UNESCO nel 1978. Questa strada che stiamo percorrendo viene descritta un po' la strada delle buche, speriamo non sia a livello di quella percorsa in Argentina. Di nuovo ripio, come dice Fran, neanche ci avvertono. Ero solo un pezzettino insipido, non c'era bisogno di segnalazione. Prime gocce di pioggia nonostante il sole. Sono certe buche che se ci cadi dentro ci rimani con la Tenerona e tutto, con le altre. Tornato il ripio, davanti ai nostri occhi un altro ulteriore spettacolo turchese. La natura incontaminata che non ha bisogno dell'intervento dell'uomo. Ce la farebbe benissimo da sola se solo noi fossimo più bravi. Altra cosa ovvia, ma la condivido, guidare senza la borsa da serbatoio ti fa sentire la moto molto più pronta, molto più reattiva, o perlomeno è una percezione che hai perché riesci a, tra virgolette, gestirla meglio. Il fatto di non avere nulla qua davanti, qua è caduto un masso, anzi sono caduti dei massi. Il fatto di non avere nulla qua davanti ti dà un controllo maggiore, perlomeno, ripeto, è una sensazione forse psicologica, ma all'inseguimento di un mezzo overland. Qua il ripio finisce, quindi ne approfittiamo. Chiudete gli occhi, la bocca. Le vette sono un po' coperte dalla foschia e dalle nuvole. Mamma mia. Guarda, anche da qua. Guardate la strada.
proprio sul dirupo. Si scopre sempre di più e sempre più bello, non riesco a smettere di riprenderlo. Luogo veramente spettacolare, peccato per il meteo. Guardando il bicchiere mezzo pieno è anche più affascinante, perché queste nuvole, questo vento, il freddo ti fanno percepire la difficoltà del luogo. Bellissimo. Questo è l'ingresso del parco Torres del Paine. Salutiamo i ragazzi che sono i guardiaparco. I ragazzi guardiaparco ci hanno controllato i biglietti che avevamo fatto questa mattina online sul sito ASP Ticket. Puoi scaricare un QR code che è nominativo al costo di $35 a persona. Era anche possibile farlo là dove erano loro. Noi abbiamo anticipato i tempi anche per essere sicuri che potevamo entrare, perché i biglietti sono limitati. Hanno valenza 3 giorni, questo significa che si può entrare e uscire dal parco per 3 giorni consecutivi. Oltre ad essere un controllo per il parco che vuoi visitare e la zona dove vuoi andare, per cui loro si regolano anche per il numero delle presenze, è anche importante per un discorso di sicurezza. Fanno inserire anche il numero di telefono e il nominativo di un familiare nel caso dovesse accadere qualcosa. Siamo speranzosi sul fatto che il cielo si apra completamente e ci lasci intravedere le stupende vette che abbiamo davanti. Lavori in corso. Grazie. Ci dicono di passare sulla sinistra, anche perché sulla destra farei fatica, penso. Molto battuta qua la terra, quindi si va benissimo, nessun problema. In fondo sembra che un po' si stia aprendo, quella nuvola copre tutto lo scenario, tutto il panorama, ma io vado più piano, rallento il più possibile, in maniera tale che magari la foschia venga spazzata via al vento. Ammazza che acqua sto fiume. Questa penso tra le 5 strade più belle mai fatte in vita nostra. Che spettacolo! Sono talmente felice che neanche più gli onduli sento. Ora
capiamo perché gli aborigeni avevano chiamato questa zona Paine Blu. Avendo visto le acque del Rio Paine ne abbiamo la certezza. Fermi da circa mezz'ora, ho tirato fuori anche la camera con il treppiede per trovare la prospettiva migliore, perché siamo stati non fortunati. Di più, il cielo si è aperto. Non riusciamo ad andarcene, probabilmente ci chiuderanno dentro al parco, ma va bene così. Quando esce il sole addirittura è caldo, se si copre il sole si fa fatica a scendere perché il vento è freddo. Ho sbagliato a non mettere la protezione solare, già sento la pelle che tira, quindi se venite da queste parti mettete sempre protezione 50, ma va bene così. Ora ripartiamo in fretta e furia perché dobbiamo fare circa 150 km per tornare a Puerto Natales, Tenerona number one, in condizioni pietose, ma è ancora più bella. Spettacolare, spettacolare. Number one. Speriamo di essere riusciti a condividere anche in minima parte tutte le emozioni che abbiamo sentito noi arrivando in questo posto incantevole. Speriamo di avervi trasmesso un po' del nostro entusiasmo, perché è vero che si vede dalle foto, è vero che le immagini parlano da sole, però esserci e scoprirlo man mano, curva dopo curva, strada dopo strada, ripio dopo pezzetto di ripio, è indescrivibile, non si possono dire tante parole. Che spettacolo, mamma mia. Le rocce granitiche delle montagne, la neve. Che dico? Niente. Non so voi, ma più vai avanti con la strada e più la sensazione di wow è impressionante. Dopo ogni curva c'è una nuova esclamazione. Non andremmo mai a casa con Sara, stavamo dicendolo sull'auricolare, però per fare tutto il giro di Torre del Paine transitabile, aspettate, inizi a parlare, poi ti devi fermare. Per fare tutto il giro, quindi continuare, ho dato al navigatore la posizione di Amalga, mi dice 33 minuti 25 km, poi da là
per completare appunto il percorso d'anello e arrivare a Puerto Natales ci sono ancora 1 ora e 3/4. Ora sono le 6:30 di sera, bisogna sbrigarci perché altrimenti rimaniamo chiusi dentro il parco con la frigida di Sara. Siamo partiti un po' tardi perché avevamo visto le previsioni che sarebbe migliorato il meteo e così è stato. Poi stasera nanna presto perché domani mattina sveglia alle 6 per andare dietro a quelle torri per vedere la laguna sottostante, ma soprattutto fare un trekking di 9 ore tra andata e ritorno. Bisogna alternare la moto e soprattutto farla riposare perché è stata bravissima. E bisogna sollevare il lato B di Sara appunto camminando con i trekking, altrimenti sapete l'età avanza, il lato B scende. Non è come la Tenerona che più invecchia più è chilometrata e meglio è. Si scherza ovviamente, che mentre parlo con voi Sara mi sente dall'auricolare, la sento che blatera un po', però sorride, quindi sta contenta. Dai, facci partire. Se vedete che le marce non riportano è perché devo riprogrammare ancora il Gipro, non l'ho fatto ancora, è semplice ma bisogna che ci dedico un po' di tempo. Ho riacceso la camera, ma sono circa, secondo Sara sono più di 10 minuti che aspettiamo qua. Secondo me qualcuno si è fermato sul tratto al centro dei lavori per fare qualche foto. Anche il ragazzo secondo me si sta preoccupando perché dietro si è creata molta fila. Voi non lo sentite ma dietro le auto iniziano a suonare. Sentite? Forse hanno anche ragione, iniziamo a suonare anche noi, sa? E dai, omologhiamoci con il sistema. Grazie. Il panorama è cambiato completamente, le acque si sono agitate, il cielo è diventato grigio, questa strada che costeggia il fiume che diventa lago, perché è lago Peoe adesso. Mamma mia, sembrava di caderci dentro. A volerla vedere in maniera ottimistica è anche più suggestivo. Mamma mia, guarda le piante. Di nuovo lago Peoe. Mamma mia, lo spettacolo della naturalezza. È una parte più bella dell'altra, non riusciamo più a venirne fuori, ci fermeremmo continuamente. Saliamo sempre più in alto e ricompaiono le vette. Ricompare il ripio, gli ondulè, sta dicendo Fra. Le abbiamo raggiunte da quest'altro lato e il ghiacciaio è uno spettacolo infernale. Per quanto è bello, mi viene da dire quasi infernale. È incredibile. Sì, Francesco sta dicendo che il paesaggio cambia e non solo, guardate le alture, le montagne intorno e guardate la vetta dove c'è il ghiacciaio, mamma mia, è bello da far paura. Qui si vede il cammino del ghiacciaio, quindi la strada che si è creato, esatto, il lago Peoe. È un continuo scorgere meraviglie. Ci sono momenti in cui fai fatica a vedere la strada. Tenerona, dobbiamo fare una pulizia del filtro assolutamente. Vai. Anche la voce trema, sa, quando prendiamo gli onduli veloci. Qua molto dissestata la strada. Vai Tenerona, vai. Se non si smonta oggi, sa. Cioè, non l'avete visto voi perché non avevo acceso la camera, ma 1 chilometro, 1,5 chilometri, ondulè come se non ci fosse un domani, tremendi come dicono gli spagnoli. Con questa strada da fare con la moto stracarica, sì, era da farsi del male. Vai, ondulè.
guanaco così in mezzo alla strada. Adesso si impaurirà con la macchina, quindi si allontana. Bellissimo. Tanto per chiudere la giornata in bellezza, dice Fra, abbiamo avuto un incontro ravvicinato con i guanachi. Ripio terminato, abbiamo davanti l'autobus che andrà sicuramente a Puerto Natales, dove dovremmo andare anche noi. Adesso 112 km appunto ci dividono dalla città, si torna a casa nel giro di un'ora e mezza. La cosa più stupefacente è il colore dell'acqua, è uno stupore ogni volta, non ci puoi credere. In piena strada di Ripio, un Nandù non troppo impaurito, col suo vestitino da Charleston, lo facciamo impaurire, però andava a 40 all'ora. Il Ripio finisce sulla strada principale, dice Fra, a destra abbiamo il primo villaggetto che incontriamo all'interno del Parco Nazionale de las Torres del Paine. Eccolo, fine Ripio. Oggi avremmo fatto circa un centinaio di chilometri di tutto Ripio. Non è finita, non è finita. Non è finita. Oh my god. Il Ripio comunque non era finito, è ripreso e ne abbiamo ancora. Un gruppo numerosissimo di esemplari guanacos. Un'altra cosa, 4 ruote, sì, in tutti i sensi però, belli e brutti, ondulé tremendi. Forse qua giù finisce? Forse ci siamo. Abbiamo superato i 100 km oggi, sì, ci dovremmo essere, la mia schiena lo pretende. Francesco ha la batteria finita della GoPro, però vi dice sembra di camminare, di scivolare sull'olio ora. Vento di nuovo da fine del mondo, una vallata spettacolare. Abbiamo ripreso l'autobus di prima che ci ha superato. Temperatura cambiata, ora fa abbastanza freddo, siamo intorno ai 5-6 gradi. Chilometri all'arrivo, sta sopraggiungendo la notte, o meglio la sera, però in spagnolo si dice noce. Siamo tornati sulla strada che abbiamo intrapreso alla partenza, quindi abbiamo concluso il giro ad anello. I cigni dal Collo Nero. Come sempre la GoPro ti abbandona sul più bello, la batteria non dura nulla con questo freddo, ma siamo arrivati. Tenerona numero 1, guardate nel dettaglio come sta messa, bellissima,
Sara numero 1. Sì, in questo momento 5 gradi qui a Puerto Natales, la fame inizia a farsi sentire, per cui iniziamo ad avere un po' freddo, ma semplicemente anche per l'appetito. Ora neanche la doccia facciamo perché abbiamo una cena, dobbiamo ancora cucinare, sì. Però la cena sarà spettacolare. Andiamo. Facciamo raffreddare la tenerona, poi mettiamo il telo. Do what you gotta do.